L'abbinamento tra Kia e l'universo dell'ibrido non è certamente qualcosa di nuovo. Avevamo già visto qualcosa con la Optima Drive, una vettura che è stata molto venduta nel mercato americano, ma di cui non si è sentita la mancanza su quello europeo, mentre per quanto riguarda l'odierno, oggi c'è una nuova proposta in questo segmento, nel segmento dell'ibrido, si chiama Niro e condivide con la Hyundai Ioniq una base tecnica davvero molto moderna. 53% di materiali alto resistenziali, una piattaforma che è stata prodotta completamente da zero, progettata ex novo, una piattaforma che porta con sé sin dal primo momento la tecnologia ibrida che è affidata ad un pacco batterie disposto nella zona posteriore da 1,56 kWh e poi una combinazione tra un motore elettrico da 43 cavalli e un motore a benzina 1600 aspirato da 105 cavalli che pulsa sotto al cofano anteriore. Il tutto è abbinato ad un cambio a 6 marce e doppia frizione, quindi è un abbinamento abbastanza nuovo in questa categoria di vetture, perché solitamente, ad esempio come nel caso delle Toyota, si trova un cambio CVT. Per quanto riguarda l'estetica della nuova Niro, c'è tantissimo della firma di Peter Schreier, in particolar modo nella zona anteriore, dove troviamo l'evoluzione del Tiger Nose con questi tasselli che sembrano emergere dalla struttura stessa, questa bella cornice cromata ma allo stesso tempo anche un po' brunita, un effetto davvero molto bello. Questi gruppi ottici che si sviluppano anche nella zona laterale con i proiettori Bixeno al loro interno, poi anche questo elemento che è molto ben strutturato da un punto di vista architettonico, ma all'interno ospita una normale lampadina per quanto riguarda le frecce di direzione. Nella zona inferiore troviamo la firma luminosa LED, è stata spostata in basso forse per dare un po' l'idea di crossover a questa vettura, che in effetti crossover è, ha una zona anche inferiore molto sportiva con questo baffetto che ricorda un po' le ali della Formula 1 e poi questa griglia centrale che va a nascondere il radiatore, ma anche il radar di distanza, che è uno degli elementi che caratterizza la tecnologia di questa vettura. Nella zona laterale spicca la presenza di questa presa d'aria, che è una presa d'aria vera, la vediamo, ci posso infilare dentro la mano, presa d'aria che poi va a sparare fuori l'aria nella zona laterale, nella zona del cerchio da 18 pollici gommato 225 45 ZR18, creando un vortice che va a accompagnare l'aria verso la zona posteriore, creando un CX molto valido. Questa vettura ha un CX di 0,29, niente male per una vettura che è lunga 4,35 m, larga 1,80 m ed è alta 1,53 m. Una vettura molto ben disegnata, la vediamo, è un crossover, mira al mercato del segmento C, quindi della Auris Hybrid, ma anche mira a pescare clienti da vetture come Jeep Renegade o come Fiat 500X. Una vettura che è appunto crossover, è crossover anche all'interno dei segmenti ed è una vettura che è molto ben disegnata a mio parere anche nella zona posteriore, dove spiccano questi gruppi ottici, li vediamo che si vanno ad allargare anche nella zona centrale del portellone. Poi mi piace molto anche la zona superiore, dove il cristallo è praticamente oscurato, molto scuro, e va a riprendere un po' la colorazione dello spoiler superiore, e poi anche di questo baffetto che va ad accompagnare la presenza dello spoiler fino a raccordarsi con il gruppo ottico inferiore. Il nero viene poi ripreso anche nella parte posteriore della vetratura laterale, appunto, che è oscurata già di serie. Per quanto riguarda la zona posteriore, vediamo la presenza scenica è molto ben assicurata, manca forse un po' di sviluppo per quanto riguarda i fianchi, ma la vettura devo dire che è ben disegnata, ha una presenza scenica davvero importante, una vettura che forse sembra anche più grande rispetto alle dimensioni denunciate dalla cartella stampa, questo grazie anche alla larghezza delle carreggiate, alla larghezza degli pneumatici e anche alla presenza di elementi come questo estrattore d'aria nella zona centrale, che rendono molto affascinante e sicuramente più intrigante la linea della vettura. Il baffetto anteriore viene ripreso anche nella zona inferiore laterale, mentre per quanto riguarda il portellone posteriore purtroppo non è elettroattuato, lo vediamo, è un portellone che si apre e si chiude manualmente. Forse sotto questo punto di vista si poteva fare qualcosina di più. Il bagagliaio è da 421 litri, si può estendere fino a 1425, in questo caso c'è il mio solito trolley da cabina. Nella zona inferiore c'è qualche litro per stivare gli oggetti che usiamo meno, ad esempio come potrebbe essere le catene o qualche altro dettaglio. Si può arrivare a 1425 litri abbattendo lo schienale posteriore in modalità 60
40 attraverso gli appositi tasti disposti sugli schienali. C'è una illuminazione specifica, eccola qui, solo da un lato, però non vediamo la presenza della corrente elettrica, che invece in vetture di questo genere possono essere comode. Prima di salire a bordo però vorrei farvi vedere com'è fatto il motore della nuova Ioniq. Andiamo ad aprire il cofano, abbiamo i 4 cilindri nella zona centrale, appunto 105 cavalli con potenza massima a 5700 giri, poi l'unità elettrica che si trova all'interno del cambio con questo inverter che vediamo nella zona laterale, 43,5 cavalli a 1800 giri. La sommatoria di due fa 141 cavalli a 5700 giri e una coppia di 265 Nm. La vettura è spinta dalla sola trazione anteriore, fa da 0 a 100 in 11,5 secondi ed è in grado di consumare 4,4 litri ogni 100 km. Dopo aver vista come è fatta sotto il cofano, andiamo ad aprire la porta, andiamo a vedere il pannello porta, materiale morbido nella zona superiore, piano black, questo su tutti i modelli arriverà di serie, ci sarebbe anche la versione bianca ma in Italia non arriverà. C'è la pelle al centro con la cucitura a contrasto e poi questa zona inferiore con il materiale lo sentiamo che è un po' duro. C'è una bella tasca dove andare a riporre tutti gli oggetti di tutti i giorni, il telefono, gli occhiali, quello che volete. Poi c'è il battitacco con la sigla Niro con un po' di rilievo, molto bella devo dire da un punto di vista estetico, sigla Niro che andiamo a ritrovare anche nella zona del tappettino. Il sedile lo vediamo è molto ben fatto da un punto di vista sportivo perché ha le sponde davvero molto importanti, in questo caso cucitura a contrasto anche nella zona inferiore. Le sponde inferiori sono un po' meno importanti rispetto a quelle superiori. Il sedile è ventilato ma è anche riscaldato, un sedile davvero molto comodo ed è ampiamente regolabile grazie alle sue belle regolazioni elettriche. Mi piace molto anche lo spazio che c'è sotto al bracciolo centrale, c'è la presa per la ricarica veloce del telefono, ma c'è anche tanto spazio all'interno del quale andare a stivare molti dettagli. Noi ci abbiamo messo la nostra GoPro con la sua bella ventosa. Doppio spazio dedicato alle bottiglie, c'è anche il posto per la chiave. Il cambio è di tipo diciamo tradizionale per quanto riguarda la leva, con la posizione parking, reverse, neutral e drive, e poi c'è anche la modalità sport che possiamo andare ad attivare spostando la leva a sinistra. Questa modalità non va solamente ad intervenire sul cambio, ma va ad intervenire anche sulla servoassistenza e sulla progressività dell'acceleratore. C'è il sistema di autoparking che si può attivare o disattivare, ma soprattutto quello che ci interessa è la presenza di tantissimi controlli come il lane departure, come il controllo di stabilità, ma anche il controllo dell'angolo cieco e di tantissimi altri dettagli che vanno a gestire la vettura da un punto di vista come dire tecnologico, ma soprattutto da un punto di vista di sicurezza attiva. Per quanto riguarda gli interni, andiamo a chiudere il pannello porta che si raccorda molto bene con la zona superiore della plancia. C'è la zona laterale, non ha il contagiri ma c'è questo econometro, chiamiamolo così, ti fa vedere se sei in ricarica, se stai guidando eco o se sei in zona power. Ti fa vedere nella zona superiore in blu la quantità di energia stivata nelle batterie, mentre in quella inferiore la quantità di carburante rimanente. Sotto EV fa capire se si è in modalità elettrica o diciamo ibrida, quindi con il motore a benzina acceso. La zona centrale c'è il drive, l'eco, se noi la mettiamo in sport diventa appunto sport, la vedete è cambiata anche l'icona che va a distinguere la modalità di guida. C'è il lane departure attivo, poi c'è il chilometraggio della vettura, alcune spie di servizio nella zona superiore, poi il tachimetro che invece è di tipo tradizionale. Per quanto riguarda la zona centrale abbiamo le bocchette dell'aria disposte lateralmente. Devo dire che la plancia è molto ben disegnata, è semplice ma allo stesso tempo è anche molto ben fatta, i materiali sono di buona qualità, solamente questa zona centrale del tunnel forse è un po' dura e potrebbe essere migliorata. Ah, dimenticavo una cosa, nel cassettino centrale c'è la possibilità attraverso i telefoni che sono abilitati di andare a ricaricare in wireless. Per quanto riguarda il sistema multimediale, quello che ci piace non è solamente appunto la facilità d'uso, è molto cambiato rispetto ai modelli precedenti. Devo dire che è molto veloce, si integra perfettamente con iOS e anche con Android, ma soprattutto ha anche tantissime funzioni legate anche alla dinamica di guida, perché la mappa è ora in grado attraverso la sua cartografia di andare a suggerire al modulo ibrido come comportarsi. Ad esempio, se siamo in salita la vettura eroga tutta la potenza elettrica, se siamo in discesa sa che può recuperare potenza in un certo modo, sicuramente più deciso rispetto a quello di quando si guida in città. Per quanto riguarda la zona centrale abbiamo appunto i comandi del sistema multimediale, il pulsante d'accensione e poi i comandi del clima, comandi che andiamo a ritrovare anche nella zona del volante, dove
dove troviamo i comandi del sistema multimediale nella zona sinistra, e poi tutto quello che riguarda le modalità di guida nella zona destra. Mi sono dimenticato di farvi vedere anche il cluster display all'interno del dashboard della vettura. È un display a colori molto ricco di informazioni, non solo per quanto riguarda la modalità ibrida che comunque abbiamo utilizzato molto bene, perché vediamo che in modalità normal abbiamo guidato al 43%, 30% del tempo in modalità economica, poi 28% in modalità aggressive, quindi più del 70% del nostro tempo abbiamo guidato da bravi bambini. Per quanto riguarda l'autonomia della vettura, andiamo a vedere, ci sono i dettagli relativi all'autonomia della vettura. Dovrebbero esserci, eccolo qui, abbiamo consumato 6,1 litri di benzina ogni 100 km, 4,4 è il dato dichiarato, ma abbiamo fatto anche tanta salita. Secondo noi si può arrivare a 5,1, 5,2 abbastanza tranquillamente, l'abbiamo fatto anche nella prima parte di guida quando eravamo in città. Una strumentazione molto completa, un abitacolo devo dire molto ben fatto. Sì, c'è qualche plastica fuori posto, ma insomma è sempre in zone in cui non si entra molto a contatto. C'è il tetto apribile, altro elemento che non vi avevo fatto vedere, coperto dalla tendina, ma è ora di andare a vedere come si sta dietro. Allora scendiamo, il sedile è regolato sulla mia posizione, eccoci qui, andiamo a prendere posto all'interno della vettura. Allora, sedile regolato su di me, mi piace guidare un po' indietro, c'è la possibilità di regolare in altezza e profondità il volante, quindi sto un pochino indietro. Questa vabbè è una derivazione un pochino racing. Per quanto riguarda appunto la seduta, devo dire che si sta comodi, c'è spazio giusto per le gambe, ci sto perfettamente, lo schienale è inclinato il giusto, c'è parecchio spazio per le gambe, la testa la vediamo ci sta molto bene, e devo dire che è un abitacolo anche nella zona posteriore davvero molto comodo. Ci sono alcuni elementi interessanti che mi piacciono molto, come le due bocchettine dell'aria che possono essere aperte o chiuse, non c'è la regolazione della temperatura, ma comunque basta e avanza questo elemento. E poi mi piace molto anche la presenza della presa 220 volt che permette di andare a ricaricare in modalità molto veloce il vostro computer o i vostri telefoni. Per quanto riguarda la zona posteriore, andiamo a vedere come è fatto l'abitacolo. Ci sono gli stessi elementi che ritroviamo anche nella zona anteriore, con il poggiatesta ovviamente in pelle, tutto rivestito in pelle. Non c'è ovviamente la ventilazione. Anche per quanto riguarda il pannello laterale della porta, troviamo una zona superiore che in questo caso invece è un pochino dura, invece una zona centrale con dei bei materiali in pelle e una tasca laterale all'interno del quale andare a mettere una bottiglia d'acqua. Con questo, per quanto riguarda la presentazione statica, è tutto. Non ci rimane che andare a vedere come va questa nuova Kia Niro su strada. Andiamo! Eccoci al volante della nuova Kia Niro, abbiamo il cruise control impostato a 80 km/h, il limite di questa strada. La vettura sta rilevando anche la presenza delle corsie bianche lungo la strada ed è in grado di girare da solo lo sterzo, lo vedete. Ovviamente richiede di appoggiare le mani ogni tanto, ma volendo potrebbe già guidare da sola. Una vettura davvero molto tecnologica, una tecnologia che avevamo già visto in parte all'interno della Kia Sportage che invece non ha il modulo ibrido che invece si ritrova all'interno della Kia Niro, che è una delle sue particolarità. Una piattaforma che è stata sviluppata da zero insieme a Hyundai Ioniq, quindi una vettura che fa parte dello sviluppo tecnologico del gruppo Hyundai, perché Kia fa parte di Hyundai, ed è una vettura che si propone come alternativa crossover a un mondo fatto di vetture di segmento C, come può essere l'Auris, come può essere la 500X o la Jeep Renegade, andando però appunto a offrire una parte ibrida che davvero funziona molto bene. Mi è piaciuta tantissimo perché è la prima volta che guido una vettura extra Toyota in grado di recuperare molto velocemente l'energia, e questa è una cosa che ad esempio su alcune rivali tedesche non avevo notato. Ci voleva molta più strada per andare a ricaricare le batterie. Qui invece le batterie agli ioni di litio si ricaricano molto velocemente, sono disponibili molto velocemente a dare energia e spinta alla vettura, e questo si nota in particolar modo nei consumi, che sono bassi in questo momento. Tenete conto che abbiamo fatto moltissima salita, sono di 6,2 litri ogni 100 km. Tenete conto che prima, mentre viaggiavamo su strada, sono arrivato a una media di 5,2 5,3 quando viaggiavamo appunto in pianura, un pochino in città a 80-90 km/h. Quindi è una vettura che consuma davvero molto poco, che è molto efficiente perché il suo motore da 105 cavalli ha quello che serve per spingere la vettura in modo autonomo quando si va a viaggiare extraurbano, ma è una vettura che appunto viene ben supportata dal motore elettrico da 43 cavalli, che spinge bene
bene, ha tanta coppia sin dai bassi regimi, ovviamente essendo un motore elettrico, ma appunto è ben gestito da un'elettronica che gli permette di recuperare energia molto velocemente e gli permette di usarla anche nella migliore delle maniere. In questo momento il GPS sicuramente sta dicendo alla vettura: guarda che sei in un percorso guidato e sei anche in salita. Questo perché la vettura ha sia il profilo altimetrico delle strade, ma ha anche appunto la capacità di dialogare tra il sistema multimediale e tra il sistema GPS e la parte ibrida, andando a suggerire dove utilizzare la corrente elettrica stivata nelle batterie. Per intenderci, se dobbiamo affrontare una salita e sa che dopo questa salita ci sarà ovviamente una discesa all'interno del nostro percorso, la vettura è in grado di spremere tutta l'energia all'interno delle batterie per poi andare a recuperare quando ci sarà la discesa. Una tecnologia che avevamo già visto anche su alcune BMW di alta gamma e su alcune vetture come ad esempio qualche Rolls Royce eccetera eccetera, ma che è la prima volta che vediamo in vetture di questo segmento, e devo dire che ha un funzionamento ovviamente impercettibile, non si sente nulla di questa funzionalità, ma è davvero in grado di utilizzare questa energia in modo molto positivo, in modo molto facile, e soprattutto di permettere alla vettura di essere prestazionale quanto basta, ma anche di essere notevolmente parca nei consumi. Per quanto riguarda la guida di questa Niro, non è sicuramente una vettura sportiva. Il telaio e la combinazione ibrida pesano sicuramente di più di quello che potrebbe essere una segmento C tradizionale, e anche da un punto di vista di bilanciamento dinamico è vero, si può mettere la vettura in sport e quindi lo sterzo diventa un pochino più duro e l'acceleratore risponde in modo più corposo e massiccio alle richieste del pilota, ma non è una vettura che nasce per essere sportiva. Si ha sempre un filino di sottosterzo, si ha sempre la percezione che l'avantreno galleggi un pochino. Ovviamente non è una vettura sportiva, è una vettura molto sicura da guidare su strada, è una vettura che assicura grande comfort sulle buche, è una vettura che è molto piacevole da guidare in città, uno sterzo molto leggero, ha un buon raggio di sterzata, è una vettura che assicura a tutti molta facilità di guida, è molto più piccola da guidare rispetto a quello che sono le dimensioni reali viste dall'esterno, passatemi il termine, ma da un punto di vista sportivo non è sicuramente quello il suo ambito. È una vettura molto interessante per famiglie di 4 persone, c'è parecchio spazio a bordo, c'è il giusto spazio nei bagagli, la batteria non occupa particolarmente spazio, anzi devo dire che il bagagliaio è interessante per questo genere di vetture. Ci sono alcuni dettagli fuori posto per quanto riguarda le plastiche, ma devo dire che invece per quanto riguarda l'ergonomia di tutti i dettagli questa vettura si fa davvero voler bene. I comandi al volante dopo un po' si familiarizza, si riesce a essere abbastanza veloci nel raggiungere il menu che ci interessa, e anche da un punto di vista di multimedialità devo dire che il nuovo sistema da 8 pollici sviluppato da Kia è davvero molto bello da un punto di vista estetico, ma è anche molto semplice da utilizzare, molto veloce. È un sistema che mi è piaciuto moltissimo e davvero fa fare un passo avanti al costruttore coreano. Prova terminata, la Kia Niro si è dimostrata molto interessante perché vive l'ibrido come fosse un'auto tradizionale. Non c'è il tastino per andare in elettrico, non c'è alcun tasto per regolare il recupero dell'energia, è un'auto che fa tutto da sola e che vive esattamente come un'auto tradizionale, quindi con il suo bel cambio a doppia frizione 6 marce, con tutto il comfort che serve per viaggiare con una famiglia, con tutto lo spazio per i bagagli e tutto quello che serve per stare comodi a bordo. Il prezzo di listino dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30.000 euro, è abbastanza interessante, sicuramente va a intercettare la clientela della Toyota Auris, per intenderci, nei modelli più accessoriati. Con questo è tutto, non ci rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!